Benvenuti su Turkey News Magazine, il luogo dove i gesti sottili vengono scartati come manifesti e ogni sussurro merita un ascolto attento. Se vi piacciono le letture sfumate e le conversazioni ponderate, iscrivetevi, attivate la campanella, mettete like, commentate qui sotto e, se desiderate sostenerci ancora di più, cliccate su Unisciti per entrare nel nostro cerchio più affezionato. Adesso. Una ricostruzione accurata della serata che all'improvviso tutti hanno sentito il bisogno di spiegare. La premiere di The Eighth Family è arrivata come un esercizio di precisione teatrale. Gli organizzatori hanno steso il tappeto rosso come un nastro che guidava dentro la promessa della notte, i riflettori hanno trasformato il crepuscolo in un mezzogiorno scenico, e la consueta coreografia della processione delle celebrità ha preso forma. L'evento era pensato per esibire cinema, culture e reputazioni lucidate da anni di tecnica e presenza pubblica. In un contesto del genere, ogni inclinazione del capo, ogni microaggiustamento di un orlo, ogni parola mormorata tra due persone può essere ingrandita fino a sembrare una dichiarazione. Can Yaman e Dimet Özdemir, entrambi abituati all'aspettativa, sono entrati con un equilibrio allenato. Lui emanava una compostezza quieta, il tipo di controllo che ha imparato sui set e tra i lampi dei flash, lei conservava un'intensità composta, una luce negli occhi che non è arroganza, ma una concentrazione che in pubblico diventa magnetismo. Per buona parte del loro passaggio, il movimento è parso uno studio di contrappesi in armonia, contatti visivi selettivi, passi coordinati, e una fluidità reciproca che nasce dall'esperienza condivisa davanti alle telecamere. Ma la notte ha avuto una piccola, decisiva torsione. Dimet ha fatto un lieve passo in avanti proprio mentre Can ammorbidiva la sua posizione, una reciproca accomodazione di poco più di un palmo. A occhio nudo il gesto era quasi nulla, alle lenti, e alla cultura che respira attraverso di esse, era combustibile. Le piattaforme social praticano un'alchimia dal meccanismo elementare, isolare un gesto minimo, ripeterlo all'infinito, e il pubblico gli darà un peso enorme. Nel giro di pochi minuti da quel passo della coppia, sono iniziati a circolare brevi clip, riprese grezze, replay al rallentatore, fermo immagini annotati e didascalie che trasformavano ipotesi in certezze. Le prime letture erano caute, nell'arco di un'ora si sono indurite in interpretazioni granitiche. Dimet stava forse affermando il controllo dell'inquadratura? Can si stava ritirando deliberatamente? O erano soltanto due professionisti che attraversavano lo stesso spazio caotico, in cui un lampo, una cucitura o un riflesso sconveniente impongono una correzione minima? La differenza tra fatto e narrazione a volte è un singolo fotogramma bloccato. Dove una sala fisica contiene suoni, odori, scambi, un feed sociale contiene solo pixel e deduzione, e da questi materiali esili costruisce intere biografie. Quella sera, l'immaginario collettivo ha cucito senso dal passo di un piede. La faccenda ha preso un'altra piega quando Elçin Sangu, figura la cui parola breve porta un peso sproporzionato, ha offerto un'osservazione che si è diffusa come un imperativo. Il suo commento, conciso ma imbevuto di sottintesi, era il tipo di frase che basta far nascere i fronti opposti. Una fazione l'ha abbracciato come convalida, sì, i microgesti appartengono ai sistemi di visibilità, e la sua voce ha semplicemente nominato ciò che molti percepivano senza saperlo dire. Un'altra ha ribattuto che elevare un movimento incidentale a simbolo è lo stesso appetito per storie pulite che uccide la sfumatura. Quando una voce pubblica come la sua punteggia una clip, la clip stessa si confonde con il commento. La gente smette di chiedere cosa sia successo e comincia a chiedere cosa quel passo dimostri. La domanda vale meno della certezza che invita. Più tardi, un altro intervento ha mutato il tono della conversazione. Una battuta buttata lì da un attore affermato che di solito dissolve il melodramma con osservazioni asciutte. Senza fare nomi, ha suggerito che lo scambio sul tappeto rifletteva una dinamica familiare, Dimet come forza propulsiva, Can come contrappeso misurato. Per alcuni quel commento era rassicurante, normalizzava il gesto incorniciandolo come comportamento noto. Per altri era incendiario, una singola frase brandita come prova di un modello radicato. Ecco un punto chiave. L'interpretazione pubblica ama i pattern. Un piccolo gesto,
posto accanto a una dozzina di altri momenti, diventa carattere. La memoria collettiva tende a trasformare un'istanza in un motivo. Mentre i feed moltiplicavano il passo in un feticcio culturale, dentro la sala l'evento continuava a vivere su registri più quieti. Colleghi che si salutavano con abbracci mai cercati dall'obiettivo. Attori emergenti che testavano la loro compostezza in retrovie lontane dal lampo. Produttori e tecnici che si scambiavano piccole confidenze mai pensate per finire in pasto alle speculazioni. E, soprattutto, Kane e Dimet che, dopo le formalità, si concedevano una sequenza privata di risate e di rassicurazioni delicate, tocchi di mano, un cenno del capo complice, gesti intrisi di una tenerezza assente nei loop virali. Il pubblico digitale raramente riceve queste porzioni ordinarie, sono troppo quotidiane per essere redditizie. Eppure sono proprio questi scambi a creare legami durevoli tra due persone costrette a sopravvivere all'ipervisibilità della vita pubblica. Che cosa dice della nostra attenzione il fatto che l'autenticità, per definizione, non sia condivisibile? Non si può comprendere quella sera senza riconoscere il lavoro invisibile che modella ogni inquadratura. Gli stylist correggono la postura per valorizzare tessuto e fisico, i pubblicisti indicano chi sta dove e quando. I fotografi si contendono l'angolo che viaggerà meglio tra le timeline. Questi professionisti collaborano in un mercato dove la chiarezza è una moneta. In pratica, dunque, un passo avanti può essere molte cose: il calcolo per catturare una luce ottimale, l'istinto di evitare che un abito si pieghi male, il tentativo di sottrarsi a una telecamera troppo invadente, oppure la scelta di reclamare il centro. Il problema nasce quando gli osservatori comprimono queste possibilità in diagnosi a senso unico. Le premiere non sono eventi singolari, sono performance negoziate. Quelle negoziazioni sono invisibili al pubblico, che è costretto a costruire storie con prove incomplete. La discussione si è spaccata in fretta. Una narrazione sosteneva che quel passo fosse un atto di intenzionalità, Dimet che rivendica il suo spazio, manifestando ambizione con grazia decisa, e Khan che le offre appoggio saldo. Questa lettura elevava l'immagine, lei protagonista attiva, lui alleato facilitante. L'altra narrazione denunciava la corsa al giudizio, la clip era banale e il mondo l'aveva usata come arma, assetato di segnali di dominio e resa. Nessuna delle due fazioni ha voluto, o saputo, fermarsi ad ammettere la verità parziale dell'altra. Nell'economia del pettegolezzo, alcune verità sopravvivono solo se dette con taglio netto. Il guaio non è che la gente scelga un lato. Il guaio è che la complessità capace di conciliare quei lati, la risata nel corridoio, il sussurro di un publicist, l'aggiustamento a causa di una cucitura, è raramente leggibile, e dunque raramente persuasiva. Quando un piccolo gesto acquista peso morale in rete, i protagonisti vengono spinti verso posizioni difensive o performative. Diventano interpreti di se stessi, costretti a spiegare ciò che i loro corpi, altrimenti, lascerebbero scivolare via. La visibilità offre loro lavoro, notorietà, premi, e li sottopone a un tribunale di significati istantanei che non ha appetito per la sfumatura. Khan e Dimet devono muoversi su questo registro, accettare la narrazione e adattarla, oppure resistere e rischiare un'ulteriore cattiva lettura. Ogni strada è un altro gesto che il pubblico conterà come prova. Per chi opera sotto scrutinio costante, esistono pochi assiomi pragmatici. Discutere i punti centrali prima di esporsi, concordare segnali discreti che proteggano la privacy, prepararsi alla misinterpretazione inevitabile accettando che non ogni passo verrà inteso come desiderato. E per chi osserva, un promemoria, più ingrandisci, meno è probabile che tu colga il contesto ragionato. In fondo, il tappeto rosso è tanto rito quanto intrattenimento. Traffica in simboli e vende significato, lo fa da sempre. Noi, come partecipanti alla cultura che consuma quei simboli, potremmo scegliere di fare un respiro prima di decretare un movente. Vogliamo sentire il vostro giudizio. Interpretate l'aggiustamento in avanti di Dimet come un gesto deliberato per conquistarsi l'inquadratura, una donna sicura della propria luce, con Khan che intenzionalmente le fa spazio in segno di sostegno? Oppure vedete due professionisti navigare una tempesta di flash, un momento di logistica più che un manifesto?
Scrivete la vostra visione nei commenti qui sotto. E, già che ci siete, diteci quali celebrità turche vorreste che Turkey News Magazine analizzasse prossimamente, quali gesti, quali momenti stampa, quale coreografia tra privato e pubblico vorreste che esaminassimo. Le vostre proposte guidano la nostra copertura e tengono questo dialogo onesto, riflessivo e accogliente. Quel frammento di clip ha viaggiato più veloce dei discorsi perché era più semplice da raccontare. Ma velocità non significa verità. La sala, con il suo calore, i suoi scambi privati e i suoi appoggi silenziosi, resta l'archivio primario di ciò che davvero è accaduto. Gli schermi non sono e non possono essere testimoni nel senso più pieno, possono solo essere strumenti di selezione. Se apprezzate il nostro approccio alla lettura culturale accurata, sostenete Turkey News Magazine iscrivendovi, mettendo like, commentando e, se vi sentite particolarmente coinvolti, diventando membri con il pulsante Unisciti. La vostra partecipazione finanzia approfondimenti più ricchi, analisi più ampie e più spazio per quei momenti ordinari che meritano di essere onorati accanto a quelli sensazionali. E ricordate! A volte, per capire davvero due persone, basta smettere di mettere in pausa un singolo fotogramma e tornare ad ascoltare il respiro della stanza che li circonda.